Quindi una volta posizionato il tripode, trovata quindi la corretta distanza tra le due piante e tra sonda e punto goccia, andiamo ad installare la sonda, ma prima di installarla dobbiamo fare un passaggio che è quello di mettere in bolla al fine di rispettare la verticalità. Ok, durante l'installazione, per agevolare appunto la creazione del foro, anzi è consigliato bagnare la nostra trivella. Dobbiamo stare attenti a non muoverci lateralmente e a fare su e giù man mano che creiamo il foro per tirare fuori la terra. Ok, nel momento in cui è stato effettuato il foro di installazione, dobbiamo verificare se senza trivellare la nostra trivella può essere inserita facilmente dentro il foro. Quindi verifichiamo e vediamo che non va giù così facilmente, quindi dobbiamo ancora fare qualche giro di trapano per ultimare il foro. Ok, ora facciamo attenzione durante la rimozione del tripode per evitare che il suolo cada all'interno del foro di installazione. Ok, procediamo ora a bagnare la sonda per far sì che poi scivoli internamente all'interno del foro senza particolari resistenze. Bagniamo anche il foro di installazione e poi procediamo ad inserire la sonda facendo sempre attenzione a non far cadere suolo all'interno, e poi andiamo a completare l'inserimento. Quindi l'ultima parte di installazione, nell'ultima parte di installazione possiamo servirci del nostro peso per completare l'inserimento della sonda, proprio perché l'ultima parte oppone più resistenza all'inserimento. Quindi una volta messa a dimora la sonda, andiamo a collegare la sonda stessa al sistema di trasmissione. Una volta connessa la sonda al sistema di trasmissione, andiamo a verificare tramite app su cellulare se è tutto ok, e possiamo verificare quindi i livelli di umidità misurati dalla sonda e fare il test di connessione e caricare la posizione della sonda.